L'epistola numero 7 tratta della folla e degli spettacoli immorali e qui il tema di fondo è il seguente: le cattive compagnie corrompono le buone abitudini. Lo stesso principio che poi ritroviamo anche nella Bibbia. Prima lettera ai Corinzi 15:33. Se già grandi pensatori come Socrate, Catone, Lelio e molti altri sono stati tentati da queste cattive compagnie, a maggior ragione il filosofo, il saggio, colui che sta lavorando su se stesso per arrivare ad essere sempre più indipendente, a raggiungere quello stato di autarcheia, dovrà guardarsi da queste cattive compagnie che corrompono le buone abitudini. Quindi bisogna stare molto attenti alle persone che ci circondano. Dobbiamo scegliere saggiamente le persone che frequentiamo. Mi chiedi che cosa tu debba specialmente evitare? Rispondo: turbam, la folla. Non puoi ancora affidarti ad essa senza pericolo. Ti confesserò questa mia debolezza: non torno mai a casa quale ne ero uscito. Qualcosa si turba di quell'ordine che avevo posto nel mio spirito. Ecco, il saggio lavora continuamente, incessantemente su se stesso, ma basta uscire di casa per essere poi nuovamente traviati e condotti sulla via del male. Come direbbe Dante, la diritta via era smarrita. Subito ci perdiamo. Il ragionamento che fa Seneca è molto semplice: quando vediamo qualcuno fare una cosa che noi deploriamo, subito siamo indotti poi piano piano, volenti o nolenti, a farla di nuovo. Magari abbiamo appena smesso di fumare, frequentiamo dei fumatori e piano piano diciamo: ma sì dai, ne fumo un'altra, e ricadiamo nel vizio. Quindi bisogna stare molto attenti, perché come dice Seneca, non significa separarsi dal mondo, non vuol dire vivere al di fuori del mondo, costruire una campana di vetro o vivere in una comunità separata. Non avrebbe alcun senso. Non devo odiare le persone del mondo, dovremmo arrivare a non odiare e non amare quindi il vizio. Spesso per farci ricadere in questi vizi veniamo attratti dal piacere, perché sono sempre cose piacevoli che in qualche modo ci attraggono, e spesso ci ricadiamo anche senza accorgercene. Quando ce ne rendiamo conto è troppo tardi. E arriviamo poi all'esempio pratico: nulla è tanto nocivo ai buoni costumi quanto assistere oziosi a certi spettacoli. Allora infatti, mediante le attrattive del piacere, i vizi si insinuano più facilmente. Seneca si rende conto che spesso ritorna dai suoi giri quotidiani più avaro, più ambizioso e più lascivo, e dice addirittura più crudele e più inumano, proprio perché sono stato in mezzo agli uomini. Seneca racconta di essere stato nel circo verso mezzogiorno. Sperava di assistere a un intermezzo comico oppure tragico, perché tra gli spettacoli del mattino e quelli del pomeriggio di solito c'erano degli stacchi, degli intervalli, così per intrattenere sì il pubblico, ma anche per fare un po' di pausa. Al mattino c'erano gli incontri tra gli uomini e le bestie feroci, mentre al pomeriggio si poteva assistere agli incontri corpo a corpo. I partecipanti non sono dotati di alcuno scudo, di alcuno strumento difensivo, quindi dice Seneca, dove si colpivano si colpivano. Speravo di far riposare gli occhi dalla vista del sangue umano. È avvenuto proprio il contrario. Le lotte precedenti erano state atti di bontà in confronto. Ora non più finti combattimenti, ma veri e propri omicidi. Mera omicidi assunt, veri e propri omicidi, perché se le danno di santa ragione fino ad ammazzarsi. Uno dei due deve cadere a terra morto stecchito. E qui abbiamo anche una testimonianza storica. I romani amavano assistere a questi omicidi pubblici, non avevano altro modo per potersi svagare se non andare a teatro, ma qui si veniva proprio per veder scorrere fiumi e fiumi di sangue. Migliaia se non milioni di persone sono morte in questi circhi, e Seneca evidenzia che questi spettacoli inducessero le persone quindi ad abituarsi alla vista del sangue e soprattutto alla crudeltà, e a forza di assistere
assistere a questi atti crudeli poi non mi stupisco più, non mi posso più scandalizzare. È un po' come quando noi mangiamo tutti i giorni davanti al telegiornale e assistiamo ad episodi di violenza, sentiamo notizie di guerre e continuiamo a mangiare come se niente fosse, perché siamo talmente abituati, assuefatti a questo tipo di violenze, di notizie così pesanti, che non ci facciamo neanche più caso, mentre una volta, quando succedeva nei piccoli paesi, nei piccoli villaggi, un fatto eclatante, tutti si scandalizzavano. La riflessione filosofica è evidente: più una persona si abitua ad assistere a un certo comportamento, a usanza sbagliata, più gli sembrerà che quella cosa sia giusta e non noterà più la differenza. Quindi in un certo senso ci abituiamo. Coloro che hanno già ucciso devono affrontare altri che li uccideranno e il vincitore viene serbato per essere ucciso a sua volta. La morte è la tragica conclusione a cui i combattimenti vengono spinti col ferro e col fuoco. Tu, o sciagurato, quale delitto hai commesso per dover assistere a un simile spettacolo? Questa è l'amara conclusione a cui arriva il filosofo, insomma, perché la persona dovrebbe assuefarsi, perché abituarsi a un simile spettacolo? È molto più saggio rimanere in disparte, tenersi ben lontani da questo tipo di pratiche. Un solo esempio di dissolutezza e di avarizia può provocare un gran male. Un amico dedito ai piaceri a poco ci snerva e ci rende fiacchi. La vicinanza di un ricco suscita la brama di ricchezza. Un compagno cattivo attacca la sua ruggine anche all'uomo più candido e schietto. E che cosa accadrà a colui che è circondato da una moltitudine corrotta? È spinto o ad imitarla o ad odiarla. A forza di frequentare questo tipo di persone, o le odio oppure le amo, cioè o mi adatto ai loro costumi oppure devo odiarle e quindi respingerle. Un po' di lievito fa fermentare tutto l'impasto. È sufficiente che una sola mela marcia sia presente per poi far ammuffire l'intero cesto. Questo ci sta dicendo Seneca. È inevitabile, però non bisogna commettere l'errore né di amare queste persone, perché altrimenti diventeremo come loro, quindi tutto il nostro lavoro risulterà inutile, e d'altra parte devo però odiarli. Raccogliti in te stesso. Ecco l'insegnamento: recede in te ipse. Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. Cioè dobbiamo selezionare attentamente le nostre amicizie e dovremo circondarci solo di coloro che esaltano le nostre qualità, che ci permettono di esprimerci al 100%, coloro che ci valorizzano, non coloro che ci spengono e che ci soffocano. Stando con queste persone ci si perfeziona a vicenda e quindi diventa un lavoro quotidiano continuo e diventa anche piacevole perché non ce ne rendiamo nemmeno conto. Quindi il filosofo, per chi apprende tutte queste cose, cioè qual è il senso di questo lavoro interiore, di questo iter ad sapientiam? Beh, è chiaro, è un lavoro per migliorare se stessi. Come diceva Gandhi, sii il mutamento che vorresti vedere nel mondo. Se non cambio io in prima persona, non posso pretendere che gli altri cambino. Il vero saggio lavora su se stesso per migliorare se stesso e di riflesso migliorerà tutta la società. Non dobbiamo fare l'errore di odiare chi si comporta in maniera diversa, semplicemente ci limitiamo a non frequentarli, ma odiarli significherebbe diventare come loro, perché anche il mondo, anche la società, anche la massa odia chi è diverso da sé, chi si comporta diversamente, e spesso si odia soltanto perché non si conosce l'altro, perché se non conosco non posso nemmeno comprendere, e comprendere è il primo passo per accettare l'altro, e non significa necessariamente condividere il suo punto di vista, ma almeno lo posso comprendere e rispettare. E non può mancare l'onnipresente citazione da Epicuro: ti scrivo questo non per la moltitudine, ma per te. Siamo infatti l'un per l'altro un teatro abbastanza grande, quindi non è necessario essere in molti, non importa il numero, l'importante è essere almeno in due. Ciò che conta è l'aiuto reciproco. Democrito disse: mi bastano pochi, mi basta uno,
mi basta nessuno. Quindi se trovo qualcuno come fa Seneca con Lucilio, allora entrambi percorreremo questo iter insieme e ci appunto sosterremo a vicenda per crescere e maturare insieme. Se non trovo nessuno lungo il cammino, proseguo da solo. Essere soli non giustifica l'abbandono di questa via. L'iter non deve essere interrotto, non devo ripiombare nella selva oscura, ma devo continuare verso la perfezione. Come disse anche Buddha, se non trovi nessuno con cui valga la pena camminare, cammina da solo. E la riflessione si chiude con quanto segue: molti ti lodano, ma che motivo hai di compiacerti di te stesso se poni la tua soddisfazione nel fatto che la moltitudine riconosce i tuoi meriti? Cioè, se uno lavora su se stesso solo per riceverne una lode, tutto il percorso è inutile, perché di nuovo dipendiamo dal giudizio degli altri. Noi non dobbiamo migliorare, essere perfettibili per qualcun altro, perché altrimenti siamo schiavi della nostra esteriorità, dipendiamo nuovamente. Se viene meno la dipendenza, crolliamo, entriamo in crisi. È alle intime soddisfazioni che devi aspirare, a Dio. Quindi dobbiamo lavorare per noi stessi, per raggiungere l'autarcheia, l'autosufficienza. Il vero saggio basta a se stesso. Se poi incontra un discepolo o un compagno di vita, tanto meglio.